Sono a Cucerlà, punto di partenza di questo trekking che mi porterà alle pendici del monte Beluca, la cima più alta della catena dei Monti Altai. Il tempo non è dei migliori, piove, pioviggina. La marijuana cresce spontanea dappertutto. Il sfiore però non è il tempo di svilupparsi, che subito viene impollinato. Il sentiero inizia a essere un po' sporco. Questo è il punto in cui il lago si trasforma in fiume. Ci siamo agli ultimi metri, sono quasi arrivato al lago. Guardate che bellezza, wow! Appena smesso di piovere, l'umidità è altissima, si forma questa foschia che attraversa gli alberi, tutto si riflette nell'acqua, le montagne, gli alberi, queste nuvole. Buonissima, non c'è nemmeno nessun retrogusto, è proprio pulita. Iniziamo la giornata alla grande con un trekking in riva al lago. Più avanti svolterò a sinistra, inizio a salire, ci sono altri due laghetti in quota, lago verde e lago blu, chiamati così per la loro colorazione tipica. Sono circa 900 metri di dislivello, alcuni chilometri, una pendenza del 20% circa, abbastanza pesante, però viaggio leggero, ho preso con me solo lo zainetto, ho lasciato tutto in tenda. Le radici che hanno questi pini sono dei veri e propri tronchi. Lago verde fatto, adesso un po' più sopra c'è il lago blu, stiamo andando là, 200 metri di dislivello.
Wow! Ho aperto gli occhi, tutto era blu. Sono uscito dall'acqua, queste montagne. È iniziato a piovere, non benissimo. Mi sono riparato sotto a un cedro. Da un lato è affascinante questa pioggia che attraversa questi alberi e cade a terra e produce tutti questi suoni. Dall'altro mi sto bagnando tutto, ma proprio pesante. Non accenna a diminuire. Ci sono anche fulmini, però quest'albero mi fido di quest'albero, non posso fare altrimenti. Ci sono alberi ovunque. Il cosiddetto sci di fango. Credo di aver anche smesso di aver paura dei fulmini. Ho sempre avuto paura dei tuoni e dei fulmini, invece sto camminando proprio tranquillo. Ok, sono arrivato al lago, adesso non resta che percorrere il lungolago a ritroso. C'è un uccellino che si è messo davanti a me proprio a cantare su quel sasso. Хотя это все с тракторами же приходят. Ciao lago, ciao, è stato un piacere. Sono stato 2 giorni qua, 2 giorni. Scopriremo quell'altro lago se è più bello o più brutto. Non ce l'ho fatta a farmi il bagno in questo lago per questioni di tempo. Oggi è il giorno più difficile, 1600 metri di dislivello attraverso il passo a 3100 metri. Spero di farcela in un giorno, il piano è di impegnarmi e di cercare di arrivare entro buio all'altro lago, lago di Akem. Iniziamo il trekking con una salita di prima mattina. Bisogna scavallare questa montagna e poi ce ne sono altre 2 così ancora, più o meno. C'è una quota che si chiama tree line, oltre la quale gli alberi non riescono più a crescere. Eccoli lì dietro gli ultimi alberi, d'ora in poi soltanto piccoli cespugli, arbusti, rocce, nient'altro. Qui siamo intorno a 2500 metri in questo momento. Anche il suolo cambia, si passa dal fango e dalla terra a principalmente rocce. Molto solido, molto compatto, molto duro. Per camminare in maniera piacevole su questi terreni consiglio delle scarpe con una suola piuttosto rigida, in modo tale che non si sentono i sassi sotto i piedi. C'è anche un po' di neve che non si è sciolta completamente. Di fronte dove c'è la cascata c'è un microambiente un po' diverso e gli alberi riescono a crescere più o meno 100 metri più su, ma niente di più.
La strada si sviluppa dall'altro lato di questo torrente, spero che ci sia un ponte e che non mi debba togliere le scarpe e attraversarlo con le pantofole. Impegnativo. Sono finiti anche i fiori e le piante, sono iniziate le pietre. На перевале много снега. Надо сказать, вчера был очень сильный дождь. Над Белухой, над Акемским озером просто, ну, не то что как из ведра, а просто как из цистерны. Si è aperto il cielo, è comparso il Beluga davanti a me. Che regalo, che regalo. 4 ore fa qua c'era la neve, 2 ore fa c'era la nebbia, non si vedeva nulla, adesso perfetto. Come si dice, sono arrivato al posto giusto, al momento giusto. Lì dietro c'è il lago dove scenderò, sono 1 millino forse di dislivello in discesa. Stanchissimo, non vedo l'ora di mettere la tenda e di farmi una 12 ore di sonno continuata. Adesso cerco un posto dove mettere la tenda che non sia una palude perché è tutto estremamente bagnato, e ci vediamo domani. Oggi è un trekking leggero fino a un posto dove ci sono 7 laghi, dicono che siano tutti di colore diverso. Trekking distensivo dopo il percorso di ieri, ho bisogno di riposare le gambe ma non di fermarle completamente. Wow, ma cos'è sto lago con questo colore verde e il ghiacciaio che lo sovrasta? Tra l'altro la neve si è sciolta, lì sembra la faccia di un cane, c'è pure un orecchio.
Siamo a 2500 metri di quota, si è alzato un vento, abbiamo appena finito di mangiare ed è abbastanza fresco. Quando si alza il vento a queste altitudini meglio coprirsi. Erano anni che sognavo di venire qui, di visitare questa zona, di vedere questa montagna. Oggi è arrivato il giorno. L'aria è veramente tersa, si vede tutto. È la montagna che si esibisce di fronte a questo lago, si riflette dentro. Ancora meglio camminare nella palude, non ci sono nemmeno i sassi che disturbano, si fa prima. Camminando a piedi scalzi mi ricarico e scarico la giusta energia a terra. Eccola maestosa davanti a noi, 4500 metri, una parete di neve e ghiaccio verticale quasi. Sono foglie della pianta di ribes di montagna, danno un gusto piacevole all'acqua. Sono solo io, perfetto, meditazione, mantra, bagno, ci asciughiamo, mangiamo qualcosa, scendiamo giù. Inutile dire che l'acqua è gelata, sono stato mezz'ora a tremare come uno scemo disteso sul sasso che era caldo, riscaldato dal sole, però non riuscivo a fermare il tremore, poi mi sono riscaldato ed è passato tutto. Voglio far notare soltanto quella cascata che c'è là nell'angolo, che va sottoterra e poi va a alimentare il lago da sottoterra, perché non ci sono affluenti in questo lago, è un qualcosa che si genera per pressione. È stupendo, l'acqua potabile, ho caricato la bottiglia. Questi uccellini che cantano, fanno questo cinguettio molto delicato, accompagnano questa discesa su questo prato che si è infuocato al sole. Wow! Tra l'altro là davanti è dove eravamo ieri. Settimo giorno, ho smontato la tenda, di nuovo con lo zaino in spalla, a pieno carico. Si rientra a Tiungur, 36 km, penso di farli in un giorno e mezzo, il tempo è buono. Questa è l'ultima occasione per salutare il Beluga dietro di me e alla prossima.
buona un'ora che cercavo di scappare dal temporale, mi ha quasi raggiunto, mi ha un po' bagnato, ma adesso sta andando nell'altra direzione. Guardate quest'albero che si è piegato per raggiungere l'altro, quindi questi due alberi adesso vivono in simbiosi. Mi ha preso in autostop. Uno degli autostop più strani che abbia mai beccato. Meglio non passare in mezzo al campo con questa elettricità nell'aria. Aspetto che passi riparato non sotto agli alberi ma vicino a un cespuglio. Ecco che dopo 8 giorni ritorniamo al punto di partenza, chiudiamo l'anello, più di 100 km, 4000 metri di dislivello in salita, se non oltre, e tanta energia. Finiamo qua questo video.